Best EA Director Masterclass. Ciak! Si gira e il regista sei tu. Episodio 2. Vision and Concept. Ben ritrovati. Ehi, bentornato nel laboratorio. Mi sei mancato. Spero che tu abbia passato gli ultimi giorni a guardarti intorno con occhi nuovi, perché nella prima puntata abbiamo stabilito una cosa fondamentale. L'IA non è il tuo padrone, sei tu ad indirizzarla. Se sei appena arrivato e ti senti ancora un po' confuso, non preoccuparti, recupera la prima puntata nel canale e poi torna qui. Se volete diventare dei veri registi AI e sostenere questo progetto unico di Best AI Director Masterclass, iscrivetevi subito al canale e mettete un bel like! Nella prima puntata abbiamo capito cosa significhi generare senso. In questa seconda puntata iniziamo a dare la prima forma e un battito proprio a quel senso. Se lasci che sia la macchina a decidere, otterrai qualcosa di mediocre. Ma tu non sei qui per essere mediocre, giusto? Guardami bene, lo stile non è un vestito che metti all'ultimo momento per sembrare più cool. Lo stile è il DNA della tua visione, è il sapore che lasci in bocca a chi guarda il tuo film. Vuoi che si perdano nella magia senza tempo di un'animazione 3D? O vuoi che sentano il freddo del metallo in un colossal fotorealistico? Scegliere lo stile significa dare un tono, una visione, un'anima ai tuoi shot. Guarda cosa succede quando prendiamo il controllo. Guardatemi, ora sono in stile fotorealistico, che ve ne pare? Ed eccomi anche in stile anime. Allora, vediamo ora qualche prompt per vestire di nuovo qualsiasi vostra creazione. Usiamo ad esempio Gemini per provare il sapore e Flu per impostare la struttura procedurale. Su Gemini io non scrivo solo termini tecnici, io dipingo con le parole, secondo la mia visione. Rendo viva la polvere e la luce cruda del realismo richiesto dal nostro film. Partiamo ad esempio da questa trasformazione. Abbiamo una foto, quindi lo stile è ovviamente fotorealistico e lo vogliamo rendere totalmente digitale. In termini di stile andremo ad applicare uno stile Disney Pixar. Vediamo come si modifica la nostra immagine. Ovviamente ricordo che è opportuno scrivere in maniera molto dettagliata il nostro prompt. In questo caso siamo su Gemini e stiamo affrontando la situazione inserendo un prompt dettagliato che ci permetterà, partendo dall'immagine che stiamo vedendo, di ottenere un'immagine appunto in stile Disney Pixar. Tenendo presente non solo la descrizione generica realizza un'immagine dettagliata in stile Disney Pixar, ma andando a specificare ciò che va fatto agli umani, che quindi devono essere renderizzati in determinato modo, così come poi andare a considerare l'ambiente e tutto ciò che serve. Nel nostro caso abbiamo solo una figura umana, quindi un uomo che è il nostro creator, e andiamo a verificare come si può modificare. Vi ricordo che questi prompt sono disponibili e vi verranno rilasciati. Basta mettere un like, iscrivervi al canale e commentare con la scritta AI Director Masterclass. Vediamo il risultato andando a utilizzare come strumento ovviamente il nostro Nano Banana. Visto che siamo su Gemini e che abbiamo questa trasformazione, attendiamo il tempo necessario per la realizzazione della nostra immagine e vedremo come verrà realizzato secondo lo stile Disney Pixar. Ecco il risultato ottenuto. Vedete bene come ci sia proprio e venga mantenuto l'aspetto caratteristico del personaggio che abbiamo precedentemente visto, però chiaramente non è più un personaggio in stile fotorealistico, ma ha i tratti distintivi di un personaggio Pixar. Quindi immaginiamoci il rendering delle vostre foto per realizzare dei personaggi tarati sulle vostre sembianze e con le vostre caratteristiche. Se volete diventare un cartone Disney, la trasformazione è istantanea. Ma cambiamo rotta, e se volessimo uno stile anime? Portiamo il personaggio a un livello di dettaglio da stile giapponese caricando la solita immagine. Usiamo sempre Gemini e Nano Banana con un prompt curato nei minimi dettagli per non sbagliare un colpo. Lanciamo la generazione e aspettiamo un secondo. Voilà, ecco il nostro personaggio anime. È diversissimo da prima, ma è super coerente con quello che abbiamo chiesto. Potete farlo anche voi con i prompt che vi darò. Trasformazione. Lo stesso soggetto ma un'anima diversa. Ho istruito Gemini a sognare in stile anime. Vedi la differenza? Senti come cambia l'emozione tra queste due immagini. L'ultimo esempio è incredibile. Qui ci sono io, Mattia, il vostro beniamino. E se volessi fare il percorso inverso e tornare a un ragazzo reale in stile fotorealistico? Carichiamo l'immagine 3D su Gemini per riportarla allo stile reale. Scriviamo il prompt, che vi ricordo potete avere col solito like e commento Best IA Masterclass, e via con la generazione. Ed eccoci qua, di nuovo umano, in carne ed ossa. Onestamente mi preferisco in versione Pixar, ma questo test serviva troppo. Anche perché la generazione dei migliori video parte sempre dal primo frame di riferimento. Migliore è l'immagine generata, migliore sarà il risultato ottenuto nel video.
Se ti è chiara l'importanza dello stile e la responsabilità legate a questa scelta, allora sei pronto per il passo successivo. Perché ora che abbiamo il DNA, dobbiamo decidere quanto spazio dare alla nostra storia. Quindi siamo pronti per il nuovo step. Passiamo ora alla geometria emozionale. Cosa intendiamo? Beh, il formato è il confine della tua anima creativa. Un 16 noni è il respiro, la narrazione classica. Dal respiro al mondo che costruisci pezzo dopo pezzo. Ma se passiamo al CinemaScope, senti come tutto diventa epico, diventa cinema puro, un dipinto leggendario. Stiamo decidendo quanto spazio dare alla nostra storia. E se invece stringiamo tutto nel 9/16 verticale? Eccola lì, l'urgenza, l'emozione che ti esplode in faccia sullo smartphone. Non stiamo solo cambiando le dimensioni di un rettangolo, stiamo decidendo quanto vicino vogliamo portare lo spettatore al centro del nostro universo. Scegli il formato con intenzione, perché è lì che abita il tuo messaggio. Ti senti già un po' più regista? Bene, perché manca l'ultimo tassello del puzzle di oggi, il tempo. Non è noiosa matematica, è il ritmo del respiro del tuo film. Imparare a dire all'IA quanto deve durare un battito di ciglia è ciò che separa un generatore di video da un creatore di emozioni. Sei pronto a prendere il comando del cronometro? Ascoltami bene, il primo tempo che devi definire è la durata dei tuoi singoli shot. Molti sbagliano perché chiedono troppo tempo all'IA, perdendo il controllo sulla scena. La regola d'oro: fai coincidere la tua visione con la forza del tuo strumento. Se usi Google Flow, progetta azioni da 8 secondi. Se lavori in locale, puoi spingerti anche a 20, 30, ma dipende dal tuo hardware. Ma ricorda, più piccolo è l'intervallo di tempo che definisci, maggiore sarà il tuo potere su ogni singolo movimento. Non lasciare che sia la macchina a decidere il ritmo. Vuoi una prova? Stasera guarda il tuo film preferito e conta i secondi tra una scena e l'altra. Ti renderai conto che il grande cinema è fatto di frammenti brevi e intensi. Sono le singole scene che costituiscono il film. Uno sguardo, un'inquadratura ravvicinata, un cambio visuale e zoom out. Ogni singolo shot deve essere guidato con maestria per generare emozioni, secondo dopo secondo. Oggi hai imparato a scegliere il DNA e i confini della tua visione. Hai smesso di essere un utente e hai iniziato a essere un autore. Ma il viaggio è appena iniziato. Nella prossima puntata daremo una voce a tutto questo. Accenderemo il motore narrativo. Ti aspetto quindi qui sul set per scrivere la nostra storia. Sei pronto? E allora metti un like, iscriviti al canale e condividi questo video per supportarmi. Chuck si gira! Se volete diventare dei veri registi AI e sostenere questo progetto unico di Best AI Director Masterclass, iscrivetevi subito al canale e mettete un bel like. E soprattutto, scrivetemi nei commenti le vostre prime impressioni e i vostri suggerimenti per le prossime puntate. Il vostro feedback è prezioso per rendere questo viaggio ancora più potente. Grazie per avermi seguito e per essere parte di questa rivoluzione creativa. Ciao a tutti!